Ciao a tutti. Il narcisista non vuole lasciare la casa nonostante vi sia una separazione in corso perché la propria partner è considerata di sua proprietà, la quale trarre l'approvvigionamento narcisistico. Ma è importante sottolineare anche altri fattori che vanno ad incidere su tale comportamento del narciso, come ad esempio questioni economiche, non voler perdere il controllo sulla vita della preda, non riuscire ad affrontare la solitudine, vivere il tutto come un rifiuto e di conseguenza come un abbandono, perché è un dipendente affettivo, perché si sente il padrone assoluto della casa stessa, perché ha sete di vendetta, perché dovrebbe essere lui a decidere quando e se lasciare la casa, perché nessuno può permettersi di dargli ordini, perché si sente sconfitto, perché si sente umiliato, perché si sente un fallito, perché è lui a dover dominare gli altri, perché solo lui può avere potere decisionale sulle situazioni che gli si presentano nel corso della vita, perché potrebbe perdere la faccia agli occhi degli altri. Sta di fatto che di fronte a un tale atteggiamento c'è sempre un tornaconto, che il narcisista non vuole rinunciare. Non pensare mai che lui sia innamorato di te, poiché non è affatto così. Da tenere in considerazione che il narciso non vive la fine di una relazione come la vivi tu, ma la vive in maniera alquanto egoistica e in questo caso si tratta del suo orgoglio che viene oltremodo intaccato. In poche parole, il narcisista non soffre per amore, ma soltanto perché comprende che puoi vivere molto bene anche senza di lui. Potrebbe assumere comportamenti anomali, come avere delle crisi isteriche oppure crisi di pianto. E questo accade quando percepisce che sta letteralmente perdendo il controllo sulla situazione e su di te. Sappi che non è abituato a doversi confrontare con gli altri. Ma attenzione, poiché in seguito il narciso potrebbe trasformarsi in un vero e proprio stalker, attuando particolari tecniche di manipolazione, come ad esempio farti sentire in colpa, facendoti sentire sbagliata e insultandoti. Inoltre potrebbero arrivare anche minacce piuttosto pesanti e insidiose, che potrebbero trasformarsi in eventi fatali. Ricordati sempre che dinanzi a te hai un bambino indispettito, perché gli hai tolto il suo giocattolo, e quel giocattolo sei tu. Per lui tu rappresenterai sempre solo un giochino da riporre su uno scaffale e chissà, magari un giorno tenterà di venirselo a riprendere. Ma esiste un altro punto fondamentale da tenere presente, ossia il narcisista avverte inconsciamente nella sua partner la figura materna, dalla quale magari è stato abbandonato emotivamente oppure anche fisicamente, e quindi sente che sta perdendo un certo sostegno morale. Il narciso non riesce ad accettare qualsiasi tipo di rifiuto, poiché è troppo traumatizzante. Quindi la sua mente contorta lo convincerà che sarà stato lui a lasciarti e non tu. Tutto ciò fa comprendere quale sia il quadro mentale del narcisista. Non si possono sottovalutare tali comportamenti devianti. Infatti è essenziale prendere coscienza della gravità della situazione. Il narciso è prevedibile fino a un certo punto, ma poi è necessario prestare la massima attenzione, poiché quando emerge la sua rabbia narcisistica è capace di rendersi responsabile di eventuali crimini. Tu non hai assolutamente bisogno di avere accanto una persona gravemente disturbata, ma hai bisogno soltanto di quiete, di serenità, di voglia di vivere, di desiderio e di speranza di incontrare l'uomo o la donna adatta a te, in grado di amarti per quello che sei.
e ti posso assicurare che la persona adatta a te è là fuori che ti aspetta. Ma prima di incontrarla devi fare spazio nella tua vita, allontanando tutto ciò che è deleterio. Alla fine i bambini dovrebbero rimanere con i loro genitori, poiché toccherebbe a loro accudirli. Anche il tuo partner narcisista non vuole lasciare la casa nonostante vi sia in atto la separazione? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.